Ma rendere il cavallo confidente allo stick, cioè come qualcuno dice desensibilizzare allo stick, rende davvero il cavallo poi sordo alla frusta? Buongiorno e ben trovati in questo mio nuovo video. Nel video di oggi voglio spiegare, anzi voglio rispondere a alcuni di voi che hanno commentato qualche tempo fa su un mio precedente video dove parlavo del gioco d'amici con lo stick, dicendomi ma se io faccio così poi dopo il cavallo non risponde più quando sono in sella alla frusta. Okay? Allora, questa affermazione, che è comune e che sembra, no, diciamo del tutto logica e che abbia un senso, in realtà nasconde un'insidia. Nasconde il fatto che non si è capito bene la differenza che c'è fra desensibilizzare e rendere confidenti. Se seguite un po' il programma Parelli, i miei video, oppure fate corsi con i miei colleghi, eccetera, non sentirete mai desensibilizzare. La parola desensibilizzare non la pronunciamo praticamente mai. Come mai? C'è un motivo. Il motivo è semplice. Il motivo è che desensibilizzare significa rendere sordi, ma rendere confidenti significa rimanere razionali anche ad una situazione che normalmente sarebbe sovrastimolante per qualsiasi cavallo. Quindi la risposta giusta alla domanda che mi è stata fatta nei commenti, quella che si parlava prima, è: non è così, non è che se io rendo confidente il mio cavallo allo stick o alla frusta poi dopo automaticamente diventa sordo, ok? Ricordatevi che desensibilizzare significa in qualche maniera anestetizzare, ok? Quindi se io anestetizzo il mio cavallo perché uso inutilmente, sempre in maniera costante e anche impropria, un aiuto, parliamo in senso generale, no? Un aiuto che può essere una gamba, che può essere la redine, che può essere la frusta, che può essere lo stick, quello che vi pare, sostituite aiuto con qualsiasi cosa. Se io lo uso in maniera ritmica, costante, senza dargli un senso, automaticamente il cavallo dopo un po' semplicemente smette di tenerne di conto, no? Come è un po' quello che facciamo anche noi. Pensate a un rumore di sottofondo, all'inizio lo sentite, dopo un po' smettete di sentirlo. Okay? Pensate a una giacca pesante che vi mettete, appena ve la mettete sentite che è pesante, dopo un po' però non ci fate più caso, ok? Perché quella pressione che vi ha fatto all'inizio addosso sulle spalle, dopo vi ci abituate e non la sentite più. E è un po' la stessa cosa con il cavallo, cioè se io anche in maniera ritmica, in maniera costante, ripetitiva, uso sempre lo stesso aiuto, e poi dopo un po' lui comincia a ignorarlo. Quindi dipende sempre, tutto quello che facciamo dipende sempre da come lo facciamo. Non se lo facciamo o meno, ma è come lo facciamo. Vi faccio un esempio. Il mio cavallo, ok, non ha paura dello stick. Ma questo significa che è sordo allo stick? No, lui non ha nessuna paura, nessun tipo di paura. Questo è un esercizio che magari l'avrete visto fare a 1000 studenti, no? Cioè, diciamo, questo si chiama friendly game estremo, no? Cioè gioco d'amici estremo, in cui io, il mio cavallo, faccio l'elicottero sopra, tante belle cose, oh guarda Ganzo, e poi qualcuno dice, sì, ma se lo faccio al mio cavallo, poi dopo finisce che quando sono sopra il mio cavallo, se alzo la frusta, lui non risponde, poi io ho perso mezzo cavallo perché gli manca l'impulso, perché questo, voglio correggere, e tante belle cavolate che si sente dire, no? Allora, io vi faccio un esempio ancora. Adesso metto il mio cavallo, quando si è svegliato, che sta dormendo. Ma mi raccomando, aspetto qualcuno nei commenti che dice che l'ho sedato, poi dopo se ne parla. Ok, allora, perché tanto c'è sempre qualcuno che tira fuori quella frase lì, perché nei commenti io leggo tante cose interessanti e carine, ma leggo anche di gente che quel giorno lì aveva bevuto un bicchierino di troppo e inizia una frase e poi la finisce in un italiano incomprensibile e con una logica ancora più incomprensibile. Però, allora, se io chiedo al mio cavallo di andare in circolo, sto usando lo stick, ok?
Adesso io voglio che mi vada un pochino più in là, ecco, voglio che cominci a trotticchiare. Allora io adesso non voglio usare altri aiuti con la voce, nient'altro, ok? Voglio usare solamente lo stick, vedi? Adesso io lo tocco un pochino qui davanti, voglio mandarlo un pochino più avanti, non va, vado a toccarlo dietro. Oh, guarda! O come mai adesso invece ha risposto? Adesso gli chiedo di rifare il passo, e adesso gli chiedo di andare di nuovo al trotto. Vedete? Lo sto toccando dietro e lui è partito. Adesso metto lo stick davanti e rifà passo. Adesso metto lo stick verso la spalla e lui va di lato, ok? Se ho bisogno di accelerare un po', posso fare un po' questo, posso anche toccarlo, posso metterlo davanti, ok? E questo, guardate come faccio, sto per dargliele al cavallo, non gliele do però, ok? Vedete, non ho neanche toccato. E guarda caso, quando ci appoggio lo stick sopra si ferma, oh mamma mia si ferma, non ha paura. E poi magari faccio anche questo. E gli dico, oh to, vieni qua, guarda, lo tocca anche da quest'altra parte. Come mai non scappa il mio cavallo? Come mai? Perché è confidente, non perché ha paura. Però se io ho bisogno di essere più incisivo, lo posso essere. Tap, 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 tap. Ma se butto giù tutta la mia energia, tap, 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 non significa nulla, non gliene frega nulla e non ha paura. Questo vorrei che fosse chiaro un po' a tutti. Cavolo, cercate di capire, rendere confidenti non significa desensibilizzare. Spero che sia l'ultima volta che faccio un video come questo, perché mi sono rotto le scatole. Ne ho fatte io, non lo so, su 600 io penso che 30 o 40 siano solo per spiegare che confidente non significa desensibilizzare. Ora vediamo se qualcuno la prossima volta che viene a un corso mi chiede, ma se io poi dopo rendo confidente il cavallo non mi risponde alla frusta? No, l'ho detto adesso. Rendere confidente a un cavallo vuol dire farlo rimanere razionale, cioè quindi usare la parte razionale del cervello e non quella istintiva, ma non significa renderlo anestetizzato a quel tipo di aiuto, perché quando si fa le lezioni si dice non usate continuamente le gambe, qualcuno me l'ha anche detto, no? Dice, ma perché a me mi hanno insegnato così, perché sennò il cavallo si spenge l'impulso, no? Perde l'impulso. Il problema è quello, che chi te lo ha spiegato non sa come funziona la testa del cavallo, non sa come funziona la psicologia del cavallo, non sa come funziona la mente del cavallo. Se lo sapesse non avrebbe detto che devi mantenere le gambe per mantenere l'impulso. Quindi fate attenzione da chi è andato a imparare, fatevi due domande, chiedeteglielo, o come mai io bisogna che duri una fatica come se devo andare a fare un trekking sull'Himalaya per far trottare il mio cavallo? Ma ve la siete mai chiesto? Ma perché lui non è capace di trottare da solo? Dovete trottare con lui? Io credo di no. Quindi la prossima volta che vi dico una cosa del genere, cambiate istruttore, perché vuol dire che non lo sa nemmeno lui. Poi è ovvio che ci sono dei casi in cui dobbiamo intervenire e magari, lasciala fare lontana, e magari intervenire anche in maniera importante per fare in modo che il cavallo risponda con l'impulso che noi vogliamo. Però non è che lo facciamo costantemente, ogni attimo, gambe, corro di più io che del cavallo. Capite quello che voglio dire? Cioè rendere confidente il cavallo, anche in quel caso lì, alla gamba, significa che lui non ha paura di quando appoggio la gamba, ma quando appoggio la gamba risponde. Non vuol dire che quando appoggio la gamba non lo sente. Se io do costantemente gamba, dopo un po' il cavallo la ignora la gamba, allora devo mettere lo sperone. E allora poi dopo un po', se continua a fare quella maniera, devo mettere uno sperone più pesante, uno sperone più cattivo, uno sperone più punzacchioso. Capite quello che voglio dire? Cioè, è importante far entrare nella nostra testa questa idea, cioè l'idea è che io devo essere progressivo nelle mie richieste. Se io sono progressivo nelle mie richieste,
avete la possibilità di, diciamo, di ottenere il cavallo che vi risponde in fase 1. Cioè, cosa vuol dire in fase 1? Vuol dire che io posso, se eventualmente ho bisogno, giustamente, come dicono tanti istruttori, andare a mettere pressione e essere efficace, no? Nella richiesta, cioè creo abbastanza scomodità per cui il cavallo a un certo punto mi dà l'impulso che io chiedo. Poi però devo tornare subito a chiedere poco. Ricordatevi che i cavalli sono talmente sensibili che sentono una mosca che atterra sul pelo, ok? Lui è 610 kg, sente una mosca che atterra sul pelo e c'ha anche il pelo lungo perché è inverno. Quindi cosa significa questo? Che io devo usare 25 kg di gamba per farmi sentire? No, però se io costantemente utilizzo la gamba, poi alla fine è probabile che debba usare 25 kg di gamba per farmi sentire. Quindi il segreto qual è? Progressione, progressione, progressione. Inizio con 1 grammo e poi dopo magari vado a 25 kg e poi dopo ritorno a 1 grammo. Io voglio che il cavallo mi risponda a 1 grammo, no a 25 kg. Fammi sapere tu a quanti chili vuoi che risponda al tuo cavallo. In dreams we ride far and wide in a